Quindi nel video di oggi spiegherò tutti i pulsanti, cosa fanno, come si usano e tutto il resto. Ad esempio, cosa succede quando li premi sul tuo DJI Osmo Mobile 8P? D'accordo, iniziamo pure. Dal pulsante di accensione. Quando il tuo gimbal è piegato, puoi premerlo una volta per controllare il livello della batteria. Beh, non l'ha mostrato. Ok, ora funziona, quindi sì, c'è. Il pulsante è proprio qui. Quando è aperto, aprendolo si accenderà automaticamente, ma se lo tieni premuto si spegnerà. Se lo premi una volta quando è aperto, si accenderà immediatamente. Credo di sì. Sì, lo fa. Ora, quando è acceso, puoi premerlo una volta per passare tra le modalità del gimbal. TF. Beh, sì, ottimo. Perfetto. Sì, non fa nulla. Penso sia perché non ho il telefono collegato. Quindi facciamolo. Ora PFFPV. Screenshot PDF. A proposito, spiegherò tutte queste modalità in un altro video. E ora puoi anche premerlo 3 volte per entrare in modalità sleep. Quindi il gimbal andrà praticamente in stand-by. Non credo che... Sì, si vede che è in modalità sleep perché si muove molto liberamente e sì, penso che sia più evidente quando inizio a usarlo. Forse proviamo a ruotarlo così. E poi quando premo 3 volte 1, 2, 3 va in modalità sleep. Rimane lì per un attimo, ma dopo un po' inizierà semplicemente a ruotare liberamente. Quindi sì, proprio come se il gimbal non facesse più nulla. Scorro per sbloccare e ora puoi vedere che il gimbal è acceso. Ok, quindi queste sono le funzioni del pulsante di accensione. Ora il grilletto sul retro. Quando lo premi una volta, avvia l'Active Track. E lo dimostrerò quando lo sposterò davanti. E quell'app inizia automaticamente a tracciarmi. Sono proprio lì nell'app. Ma anche se la chiudo o se sto usando un'altra app, non necessariamente l'app integrata, scusa, non necessariamente la DJ Mimo, ma invece sto usando un modulo multifunzione che ha una fotocamera integrata come quello che puoi collegare. Oppure se sto usando la fotocamera nativa del telefono, allora posso premere una volta il grilletto per iniziare il tracking attivo e poi trova un volto e inizia a seguirmi. Beh, non è partito. Strano. Sì, non ha... Dice che non è connesso. Questo è interessante. Lo controllerò. Ok, ora l'ho sistemato. Funziona con iPhone. Non sono sicuro che non funzioni con Android. Sono sicuro che nell'app di DJI Osmo puoi semplicemente selezionare manualmente un oggetto da tracciare e non deve essere per forza una persona. Ma qui, sull'iPhone, nella fotocamera dell'iPhone, posso semplicemente cliccare sul pulsante dietro e ora inizia a seguirmi. Così, ecco. Puoi anche regolare la velocità di tracking nelle impostazioni perché ora sta seguendo piuttosto velocemente. Sì? Quindi è così che appare. E ora passiamo a un'altra parte. E puoi vedere che funziona nell'app fotocamera nativa, ma funziona anche con un modulo multifunzione e con l'app DJI Mimo. Ora quando premi 2 volte il gimbal si recentra. Quando premi 3 volte il telefono ruoterà di 180 gradi sul piano orizzontale. Quindi facciamolo. 1, 2, 3. Ora ruota. 1, 2, 3, ruota di nuovo. Quando premi una volta e poi tieni premuto, regolerà la velocità di inseguimento in modalità veloce e quando rilasci uscirà da questa modalità. Vediamo. Ora puoi vedere che sta seguendo piuttosto lentamente e quando premo, rilascio e poi tengo premuto, ora è semplicemente più veloce in questo e ora l'ultima cosa è premere e tenere premuto.
Quando premi e tieni premuto, entra in modalità blocco, lo vedrai sullo schermo. Il gimbal è bloccato. E ora, mentre muovo il gimbal, il telefono non si inclina, non ruota, non si muove. E quando lo rilascio, praticamente torna alla modalità precedente. Ok, ora passiamo alla prossima parte, ovvero il telecomando. Quando premi una volta nella visuale della fotocamera, scatterà una foto o registrerà un video come quando usi DJI, Osmo o l'app nativa. Sì, ora ha scattato una foto. Quando premi una volta in altre visuali, tornerà alla visuale della fotocamera se sei nell'app DJI Mimo. Poi, se premi 2 volte, scatterà una foto durante la registrazione. Se invece tieni premuto, avvierà lo scatto a raffica in modalità foto. Il joystick invece serve per controllare il gimbal. Oppure quando premi il pulsante sul lato passerà allo zoom. Quindi ora controllerà lo zoom. Non ne sono ancora sicuro. Funziona anche nell'app nativa, quindi ora controlla lo zoom, oppure posso premere di nuovo questo pulsante laterale per farlo controllare il gimbal. Adesso c'è anche un'altra opzione. Puoi spingere il comando 2 volte lateralmente, verso sinistra oppure verso destra, e a quel punto inizierà a ruotare in modo automatico. Lascia che ti mostri come funziona. Sì, come puoi vedere ora sta ruotando automaticamente e funziona in tutte le modalità. Ovviamente poi non sono sicuro di come fermarlo. Ok, ho premuto sul joystick per farlo e ora anche il joystick funziona così. Quando il dispositivo è staccato, allora puoi premere sul joystick e ha le stesse funzioni del grilletto. Quindi quando lo stacco, ora premendo 2 volte si recentra e così via. Poi il tasto funzione sul lato, quando lo premi una volta, controllerà la modalità di controllo attuale del joystick. Te lo comunicherà semplicemente. Quando premi 2 volte, passerai a un'altra modalità. Poi quando premi e tieni premuto, quando è staccato, accenderà o spegnerà il telecomando. E ora l'ultima cosa è premere contemporaneamente joystick e pulsante di scatto. Tienili premuti 2 secondi per resettare il Bluetooth del gimbal e ripararlo col telefono. Quando premi entrambi i pulsanti, ecco fatto. Spero che il video sia utile. Lascia un like e iscriviti. Alla prossima!